Ciao a tutte, oggi un progetto facilissimo da realizzare, molto carino. Vi dico solo che sarà un bel set per la colazione, un sottotazzo, sotto bicchiere, vedete voi poi l'uso che ne volete fare. Io voglio il mio set da colazione con pulcino e sarà bellissimo, ma soprattutto è alla portata di tutte perché è un progetto che si fa con ritagli di tessuto. Essendo nel mio caso un set da colazione, il set sarà realizzato con un cotone arredo. Io userò la tinta in filo e l'ovatta piatta, quindi procuratevi tanti ritagli che vi piacciono di più se anche voi volete fare un set colazione. Ma questo progetto si presta bene per svariati usi e ve lo dirò dopo perché capirete, potete farci anche una bella presina decorativa con questa sagoma o regalarla così com'è, come oggetto di decorazione o metterla magari vicino a un bell'uovo di Pasqua o con l'uovo di Pasqua sopra, magari un ovetto un po' più piccolo. Comunque, intanto iniziamo e così capirete. Allora, sarà una bellissima margherita. Ho deciso che la base della margherita sarà bianca, cotone tinta in filo e ovatta piatta. Due tessuti messi dritto con dritto e l'imbottitura sotto. Fermate tutto e disegnate la sagoma del fiore. Eccolo qui, disegnate con la penna cancellabile la sagoma, dopodiché dovete andare a cucire sul disegno della sagoma e qui dovete usare la lunghezza del punto più corta che avete. Io cucirò con lunghezza 1,8. Questo per quanto riguarda il fiore. Nel momento in cui cucirete non dovete lasciare nessuna apertura, lo prendete e lo mettete da parte e poi facciamo tutto dopo. Questo è il pistillo, imbottitura sotto, imbottitura piatta, se non l'avete usate anche il filtro K, ma un po' di sostegno datelo. Due tessuti dritto con dritto, sempre nel mio caso tinta in filo, ma potete utilizzare quello che avete. Disegnate la sagoma del cerchio e poi andate a cucire su tutto il disegno della sagoma, anche qui non lasciate nessuna apertura. E poi il pulcino. Io per il pulcino userò questa maglina, è un tessuto elasticizzato, questa è la sagoma, quindi disegnate il contorno, l'apertura sarà in basso, sotto non dovete assolutamente cucire e dopo capirete il perché. Quindi andate a cucire sul disegno della sagoma. Io ho questo tessuto, questo ritaglio e utilizzerò questo elastico, ma potete utilizzarlo anche col cotone, qualsiasi tipo di cotone arredo. Va bene, quindi adesso metto la lunghezza a 1,8 e inizio a cucire tutti i pezzi. Ovviamente anche le ali, due tessuti dritto con dritto, cucite tutti intorno e non lasciate nessuna apertura. Ok, adesso che ho cucito tutto, allora sì, questo è il corpo, le ali, il pistillo e la tovaglietta, quindi il fiore. Qui sulle ali, se anche voi utilizzate come me un tessuto che non sfilaccia molto, ritagliate tutto intorno e lasciate qualche millimetro. Se invece avete un tessuto che sfilaccia tanto, lasciate mezzo centimetro tutto intorno. Quindi adesso io mi vado a ritagliare tutti i pezzi qui e qui userò la forbice questa a zig zag perché essendo parti curve questa forbice con questi dentini farà uscire per bene fuori le cuciture, quindi vado a ritagliare, giro così vedo dove vado a ritagliare, vedo meglio, vedete, lascio tutto intorno circa quasi mezzo centimetro. Stessa cosa farò per il fiore, quindi per la tovaglietta, perché nel mio caso sarà una tovaglietta per la colazione. Ci metterò io una bella tazza, ragazze, il pulcino me lo metto vicino. Ok, io qui vado a togliere, così tenendo la forbice piatta, vado a togliere anche questo eccesso di ovatta tutta intorno, in questa maniera. Benissimo.
Adesso poi vi faccio vedere come fare il taglietto. Invece nella tovaglietta io qui sugli angoli andrò a fare, dopo aver tagliato prima tutto il contorno qui dove ci sono le parti curve, lì andrò a fare un piccolo taglietto avvicinandomi quasi vicino alla cucitura, altrimenti nel momento in cui risvolterò gli angoli non usciranno per bene fuori. Adesso vi faccio vedere, mi avvicino così, sto attenta, mi metto così, vedo meglio la cucitura, vedete? Mi avvicino qui alla cucitura, aspettate, prendo una forbice che taglia meglio, qui dove c'è l'angolo, e poi vado a togliere solo qui vicino agli angoli anche questo eccesso di tessuto, così. Mi raccomando ragazzi, se non fate questo piccolo taglietto vi verranno le grinze poi sugli angoli, vedete, deve stare così, bello, lo dovete vedere che sta così. Tolgo anche questo eccesso qui agli angoli e farò, vedete, questo taglietto in tutti gli angoli. Quindi io continuo a tagliare e dopo risvoltiamo insieme tutti i pezzi. Adesso risvoltiamo tutti i pezzi, vedete, ho ripulito tutto, ho fatto tutti i taglietti in ogni angolo. Adesso separate, aiutatevi magari con un ago, separate i due tessuti. Però prima dovete fare la seguente, dovete cercare il centro, quindi piegate, ripiegate, cercate il centro, magari mettete prima uno spillino così, orientativamente il centro è qui, poi prendete la penna cancellabile e fatevi un segnetto, perché qui adesso dobbiamo fare un piccolo taglietto e risvoltare proprio da qui, proprio dal centro. Ok, state attenti a prendere solo un tessuto, dato che c'è l'ovatta piatta, ecco, potete magari sbagliare, quindi sentite che c'è solo un tessuto, un piccolo taglietto così, benissimo, piccolo piccolo, e da qui adesso fate la croce, ma non esagerate col taglio, così. Da qui adesso piano piano andate a risvoltare. Questo è un lavoro che io farò adesso velocemente, ragazze. Stessa cosa per quest'altro. Questo è il pistillo, quello che adesso andremo a cucire qui al centro. Separate, cercate di farlo proprio al centro anche questo. Benissimo. Piccolo taglietto, così, e da qui risvolteremo pure, piccolo taglietto a croce, benissimo. Pensavo di aver tagliato anche l'altro, no, non ho tagliato, meno male. Piano piano, piano piano, tiratelo fuori, portatelo sul dritto. E adesso cercate di aprire per bene le cuciture. Se volete, se stirate è ancora meglio. Così. Questo è il pistillo che poi metteremo qui, sarà bellissima questa tovaglietta. Io la userò il giorno di Pasqua per fare colazione. Simpaticissima, è una simpaticissima idea regalo, ragazze. Si fa velocemente. Stessa cosa per le ali, separate sulla parte in alto, no dove c'è la punta che è quella in basso. Sulla parte in alto separate, anche qui fate piccolo taglietto. Per tutte e due le ali fate la stessa cosa. Così. E poi il corpo giù è aperto e basta semplicemente portare sul dritto e tirate per bene fuori le cuciture. Adesso prendete l'ovatta a fiocchi, c'è un riflesso di luce, ragazza, oggi c'è una giornata stupenda, c'è un po' di sole, entra dentro ed è piacevole. Spero non dia fastidio al video, ma non credo. Vi porto un po' di sole, ragazze, dalla Sicilia. Ok, adesso il mio verrà bello ciccioso, il mio pulcino, perché la maglina si allarga, quindi io lo voglio bello ciccioso questo pulcino, va bene, benissimo. Adesso piano piano mi vado a risvoltare anche questo e le ali e poi vi faccio vedere il prossimo passaggio.
Adesso prendete il pistillo, centratelo così a occhio senza alcuna precisione, piccolina. Quindi poi che cosa fate? Io ho deciso di fare un punto fizza e di chiudere il pistillo alla base così, ma se voi preferite potete anche cucire sotto la macchina da cucire. Io voglio creare questo, diciamo, questa decorazione con il punto fizza, quindi me lo fermo prima con uno spillo. Io sto usando il filo mulinè, tutte e 6 i capi, qui ho fatto un nodino. Adesso mi distanzio dal bordo di qualche millimetro, così lo blocco internamente. Adesso posso mettere l'altro spillino e inizio ad effettuare il punto fizza tutto intorno al pistillo. Guardate quanto è bella, è un colpo d'occhio ragazze, è bellissima, bellissima. Se voi volete potete fare anche la ribattitura. A me la ribattitura non piace ragazze, anche perché sono sicura che facendo la ribattitura l'effetto non sarà bello ciccioso. Io la lascio così, ma se voi volete potete farla, potete fare la cucitura vicino al bordo. Io la lascerò così ragazze, mi piace tantissimo. Adesso ho fatta a fiocchi, andiamo a riempire soltanto il corpo e poi vi faccio vedere cosa dovete fare. Adesso che ho riempito per bene, modellate anche con le mani, vedete quanta ovatta ho messo, soprattutto qui sulla parte del corpo e sulla, diciamo, sui fianchetti. Adesso chiudete con ago e filo, punto fizza e chiudete. Allora, adesso preparate filo da ricamo. Io sto utilizzando 6 fili per fare gli occhietti un po' di profondità al pulcino. Per quanto riguarda le ali, adesso potete o cucirle così, in questa maniera, oppure incollarle. Vedete voi. Io metterò qui anche una decorazione, metterò dei bottoncini perché mi piacciono parecchio. Uno di qua e uno di qua. Adesso però prima di fare questo, poi vediamo, magari metterò anche una campanellina, facciamo il becco. Per fare il becco io mi sono procurata queste bacchette, quelle per mangiare il sushi. Ne prendo una e ne taglio un pezzettino, prendo una pinza, ne taglio, adesso vi dico quanto. Facciamo una prova, ma sì, va bene, ne taglio esattamente quasi 2 centimetri, quasi 2 centimetri. Poi chiaramente qui adesso devo un attimino pareggiare perché ho tagliato con la pinza, quindi magari se avete della carta vetrata utilizzate quella, altrimenti basta solo rifilare così con la forbice, chiaramente non le forbici che utilizzate per tagliare i tessuti, Poi decidete come colorare questo pezzettino di becco. Io userò un po' di acrilico arancione con un pennellino. Vado a colorarlo e poi lo faccio asciugare per bene. Mi sono aiutata con una pinzetta e con un pennellino sono andata a tingere così. Adesso lo faccio asciugare. Adesso prendete un po' del filo. Io userò tutte e 6 i capi del filo bullinè nero. Andiamo a creare un po' di profondità e gli occhietti. Allora, dove crearli? Scendete più o meno, centimetro in più e meno, non succede nulla. Scendete di 3 centimetri e mezzo. Scendete di 3 centimetri e mezzo. Poi, a partire da questa cucitura, qui c'è il segnetto, sono scesa di 3 e mezzo. E adesso dove c'è la cucitura spostatevi di 2 centimetri e mezzo di qua e 2 centimetri e mezzo di qua. Aspettate perché mi sa che 2 centimetri e mezzo, infatti l'ho preso male. Ok, non guardate qui, è così. Adesso io qui ago e filo, vado a creare profondità. Entro di qua,
passo di qua, qui per ora lo lascio così, lo rientro di qua, esco di qua, ops, eccomi qua, il cane abbaiava, ecco qua, e vado a tirare per creare un po' di profondità. Adesso dovete prendere un tessuto perché questo pulcino avrà anche un colletto. Io ne ho fatto già uno, eccolo qui, ma ancora sono indecisa se mettere questa fantasia oppure il quadrettino, quindi adesso lo vado a realizzare. Adesso vi do anche la misura, ma vi ricordo che metterò sempre nella descrizione del video carta modello con tutte le misure. Quindi eccolo qui. Allora, ci vorrà un'unica striscia, adesso do la misura, è un rettangolo. Questo rettangolo misura 19 per 6 cm. Dovete mettere dritto con dritto, poi cercate il centro, la metà, mettete un segnetto, qui lasciate 2 cm a destra e 2 a sinistra, quindi una piccola apertura per poter dopo risvoltare, e poi prendete un nastrino, un pezzettino di corda, io userò questa, ne prendo un pezzetto, se poi è troppo lunga la possiamo tagliare alla fine, quindi ce ne vorranno 2. E cosa dovete fare? Dovete mettere all'interno, qui sulla piega questa qui chiusa, dovete prenderlo, inserirlo così all'interno e fate fuoriuscire circa 1 centimetro, così, proprio qui sulla piega chiusa. Poi prendete una mogliettina e fermate, stessa cosa sull'altra estremità, mettetelo all'interno, lasciate fuoriuscire 1 centimetro, mettete una mogliettina qui e poi mettete 2 spillini qui, così resterà ben fermo sopra e non rischieremo di cucirlo. Ok, in questo modo, benissimo. Adesso dovete cucire 1 centimetro dal bordo, qui bloccate il punto e fate questa cucitura fino a qui e poi bloccate il punto, saltate, cucitura 1 centimetro e anche qui cucite quindi a 1 centimetro. Dopo aver cucito ritagliate l'eccesso, tagliate gli angoli e risportate dove c'è l'apertura. Allora, ho già tagliato quest'angolo, qui dove c'è l'apertura lasciate sempre un po' di tessuto in più, dopodiché potete risvoltare dopo aver risvoltato. Aspettate, tiro bene per fuori tutti questi 4 angolini, benissimo, vi ritroverete così. Questa apertura adesso inseritela all'interno, così, e adesso andate a fare una ribattitura tutta intorno, vicino al bordo. Una volta fatta la ribattitura al colletto, iniziamo. Accendete la pistola a caldo, il becco l'ho accorciato, adesso vi do la misura esatta, deve misurare 1 centimetro, quindi pistola ben calda, un puntino di colla,
e tenete fermo per un po', centratelo, mi raccomando, ok, benissimo. Bello. Ok, adesso prima mettiamo le ali, un pochino di colla qui dove abbiamo fatto il taglietto e anche qui, e posizioniamolo così, così. E adesso anche questa, un po' qui e qui. Ok, così. Adesso il collettino, io decorerò anche mettendo questi bottoncini. Adesso sbizzarritevi e personalizzatelo come piace di più a voi, potete anche arricchirlo ulteriormente. Io adesso ho deciso di prendere un cucchiaino in legno, incollerò qui, metterò lui qui, così, ma potete anche lasciarlo così. A me piace questa idea di metterlo così e qui metterò delle decorazioni. Avevo queste belle fragoline, scusate il mio cagnolino qui che fa i versi, e metterò qui, ma potete mettere qualunque cosa, poi a me le fragoline piacciono veramente tanto. Due puntini di colla e guardate con poco materiale che bella decorazione, bellissima. Adesso qui metto la mia bevanda preferita la mattina. Ecco qui ragazze, appena fatto, guardate che meraviglia, è bellissimo ragazze, non vedo l'ora di usarlo. Quale Pasqua, io già da domani ragazze il caffè lo prenderò così. Ok, adesso diamo anche le misure per chi non può scaricare carta modello. Allora il corpo misura 13 cm, la testa 6 cm, l'altezza della testa è di 4 cm e mezzo, la larghezza 10 e mezzo e la parte in basso è di 6 cm e mezzo, le ali 9 e mezzo, la larghezza 5 cm, è praticamente una copia. Allora il fiore qui troverete la metà, questa parte che voi vedete interna e questa il cerchio che ha un diametro di 7 cm, il pistillo, il centrale, quello che andrà messo qui. Il fiore invece ha un diametro di 12 cm, quindi 12. Va bene ragazze, io vi aspetto anche sul mio gruppo privato su Facebook, il Cucito di Miu. Cercatemi anche lì, potete pubblicare i vostri lavori che realizzate guardando i miei tutorial. Bellissimo, questo cucina è tenerissimo. Io vi ringrazio di aver visto il video, se vi è piaciuto lasciate un cuoricino, un commento e anche se volete una condivisione anche su Pinterest e con amiche, e se vi fa piacere anche Hype. Vi ricordo che il vostro supporto è gratuito così come i miei tutorial. Io vi saluto, io e il pulcino, e vi rimandiamo al prossimo tutorial. Ciao a tutte ragazze.